Salve e benvenuto o benvenuta a questa lezione introduttiva del corso Data Entry, con la quale cercheremo di renderci subito operativi. E renderci subito operativi significa semplicemente scaricare e avere il software aperto a disposizione mentre si segue la lezione per seguire subito l'inserimento, la consultazione e l'aggiornamento dei dati e fare tutte le prove del caso, non soltanto durante il momento in cui si segue la lezione, ma anche al di fuori della lezione per esercitarci in quello che abbiamo imparato. Scaricando un software o tutti e tre dalla biblioteca di questo corso ti troverai di fronte a un file del genere, quindi queste cartelline compresse. Questo è un file compresso .rar. Quasi tutti noi sappiamo che cos'è un file compresso e come si decomprime, però qualora tu non lo sapessi si va su Google, bisogna installare un programma che si installa in pochi secondi, si digita WinRAR, se propone prelievo clicchiamo subito su prelievo, così ci dà la pagina immediatamente in cui si può prelevare questo software che ci farà decomprimere la cartella. Ecco, qui si può andare a scegliere quella che è la versione di questo software più consona al nostro sistema operativo Windows, a seconda di quale versione Windows abbiamo, oppure se abbiamo Linux, oppure se abbiamo Apple. Fatto questo, una volta installato questo piccolo software, la cartella compressa, se prima si vedeva in bianco, adesso si vedrà con questi tre libri che stanno appunto a simboleggiare la compressione dei file che si trovano all'interno di questa cartella. Ci posizioniamo con il tasto destro del mouse sul file, clicchiamo con il tasto destro, scegliamo estrai qui, a questo punto verrà estratta la cartella sulla quale potremo lavorare. La seconda cosa da fare è posizionare questa cartella nel disco C, perché tutti i collegamenti all'interno delle tabelle del software sono fatti a partire dal disco C, quindi se la posizionassimo da un'altra parte, anche se le cambiassimo nome, ci salterebbero moltissimi collegamenti. Quindi andiamo a metterla subito dentro al disco C. Aspettiamo che la carichi dentro il disco C. Eccola qui, andiamo ad aprirla. Vediamo cosa c'è dentro questa cartellina. Innanzitutto, ovviamente, qui c'è il file eseguibile da cui si apre il software, da cui si può iniziare a lavorare sul software. Però vediamo anche queste altre cose. Access RT 2003. Questo è il runtime di Access 2003. Questo software è fatto con Access 2003 perché Access 2003 permette di fare le tabelle pivot e i grafici dal 2013 in avanti, non so il 2007 o il 2010, ma dal 2013 in avanti queste funzioni sono state eliminate. Access ti consente soltanto di fare un grafico con 6 valori, mentre Access 2003 puoi fare tutti i grafici che vuoi con tutti i valori e anche le tabelle pivot, che sono molto utili per consultare i grafici. Quindi è stato fatto con Access 2003 e installando il runtime di Access 2003, se tu hai una versione di Access successiva, questo ti darà la possibilità di vedere anche le tabelle pivot e i grafici. Oppure se tu non hai Access sul computer, installando in pochi secondi questo file eseguibile perfettamente legale scaricato dal sito di Microsoft, potrai utilizzare Access pur non avendo una licenza Access sul computer. Tutto questo che ho detto a voce l'ho riassunto anche qui dentro, dove posizionare la cartella nel disco C, come installare il runtime di Access in pochi secondi, a cosa serve installare il runtime di Access, che l'ho appena detto a voce. L'unica cosa che mi rimane da dire è il fatto che questo software non è una demo, perché appena si apre, ora lo apriamo un secondo e lo vediamo subito, compare una scritta MDE Compiler Demo Version, che però è la versione del programmino, cioè la versione demo del programmino, cioè quella gratis, per compilare un file eseguibile, quindi senza andare a dettagliarlo, perfezionarlo in molti modi, per cui ovviamente ci sarebbe la versione a pagamento, ma c'è questa versione gratuita per rendere il file eseguibile e per far sì che questo file possa essere utilizzato anche da chi sul computer non ha una licenza Access. Ecco come ci si presenta il software all'apertura. Vi faccio vedere anche come si chiude quella finestrina che va ad indicare il fatto che questo file è stato compresso e è stato reso eseguibile con questo software, con MDE Compiler. Eccola qua su la finestrina che si presenta, e non appena ci si sarà aperta la schermata iniziale del software,
noi andremo subito a chiudere quella finestra che ovviamente non ci serve a niente. Questo per dire che non è una demo il software, questa è la versione integrale del software che io ho realizzato, quindi non ha nessuna limitazione nel suo utilizzo. Ecco, facendo comparire questo rettangolino qua giù in basso possiamo andare a chiudere quella finestra qua su in alto. Ecco, la finestra è scomparsa e adesso possiamo cominciare a lavorare sul software con l'inserimento, la consultazione e l'aggiornamento dei dati. Questa lezione finisce qui, ti aspetto alla prossima lezione e grazie dell'attenzione e arrivederci.